Allora, oggi tagliamo una cappa, un cappottino, cappa, insomma, barra. Cioè, è stato provato sdifettato. Per prima cosa piazziamo il cartamodello. Per cui per piazzare il cartamodello lo devo mettere prima di tutto in dritto filo. Quindi questi sono gli altri pezzi, li uso dopo. Dalla cimosa al dritto filo deve essere parallelo. Ecco, questa è una cosa per esempio che ho rubato all'industria. Usare la carta termoadesiva. Allora, questo è un tessuto aperto, si potrebbe tagliare tranquillamente anche piegato in doppio. Di fatto io in questo modo devo ripiazzare per due volte lo stesso cartamodello. Il piazzamento, diciamo, richiede un po' di tempo perché sempre per il concetto di non sciupare stoffa, più incastri, tipo un Tetris, meno sciupi, no? Quindi a volte uno deve staccare, ripiazzare, staccare finché non trova, diciamo, la soluzione ideale. Ovviamente in industria questo lo fa con un computer. C'è un programma in realtà che è molto comodo anche. Però diciamo ovviamente è sempre là. Un piazzamento fatto a mano ti concede magari anche altre cose, no? Allora, per tagliare è importante tenere il tessuto sempre a terra, è il più fermo possibile. Quindi io giro intorno al cartamodello e non muovo il tessuto per tagliare. Ovviamente questa è una lana, quindi non si muove molto, ma se pensiamo magari a un tessuto più morbido, una seta, questo fatto di tenere fermo il tessuto è fondamentale. Anche perché se poi invece tutte le misurazioni che abbiamo fatto prima al millimetro sono state inutili, dico poi lo muovo. Allora, questo è il prototipo di quello che abbiamo un po' tagliato. Diciamo, che noi abbiamo sperimentato negli anni alcune caratteristiche per alcuni capi per facilitarci nella produzione. Cerchiamo di studiare capi che hanno magari non troppe pezzi e soprattutto che siano anche quasi una taglia unica. E ci sono quindi due o tre capi che noi facciamo da anni, come un paio di pantaloni, delle cappe, dei cappotti che non richiedono taglie e per noi ovviamente facilitano la produzione, anche la vendita. Allora, vi faccio vedere come realizziamo i nostri fiori. Prima di tutto abbiamo tutti questi cerchi che sono già tagliati, ma li possiamo ricavare anche da pezzi non già tagliati. Comunque noi normalmente per tagliarli li tagliamo in quattro e tagliamo, conserviamo. Dopodiché
spiego e vi faccio. Inizialmente li facevamo a mano, poi abbiamo sperimentato questa tecnica per cui ovviamente li possiamo fare a macchina, ci viene, siamo più veloci, ne possiamo fare diciamo di più. L'importante è che siccome poi raggiungiamo degli spessori molto alti, l'importante è farli a poco, non possiamo mettere tutto insieme subito perché sennò si spezza l'ago della macchina. Quindi io prima seleziono i colori che voglio, faccio delle coppie e le metto insieme. Dopodiché inizio a assemblarle. Quindi ci sarà una base che è un po' più larga, su cui vado appoggiando tutti gli strati che voglio, no? Ovviamente per arrivare alla forma poi ora devo tagliare tutto, no? Cioè devo dargli un po' di forma con la forbice. Lo parrucchiere, aspettatine. Ancora ce ne sono. Insomma, alla fine uno scarto minimo c'è. Più la voglio ovviamente gonfia, più pezzi devo mettere, che non è semplice perché poi non è più spazio.
una base per coprire tutte le cuciture che ci sono dietro, no? Dove poi metto la spillo, metto l'elastico, lo metto